Ma chi? Ah, ma certo, è Dio Brando, il figlio dell'uomo che salvò la vita a mio padre. Adesso che lui è morto, sarà mio padre a prendersene cura. Ha la mia stessa età e da oggi vivrà insieme a noi. Sei Dio Brando, vero? E tu devi essere Jonathan Joestar. Già, ma tutti mi chiamano Jojo, molto piacere. Ciao a tutti lettori Anime Watchers e bentornati su Consigli Anime Manga, la rubrica in cui parliamo in breve tempo di anime e manga per tutti coloro che sono curiosi di immergersi in opere che conoscono poco. Io sono Nicky D e in questo episodio parleremo di Le bizzarre avventure di Jojo. Anche qui non stiamo parlando di un'opera di nicchia. Jojo ormai è diffusissimo anche in Italia. È forse il singolo anime che ha creato più meme nella storia. Ma è anche famigerato, perché molti fan tendono a consigliare la serie senza alcun criterio. Sfattiamo subito questo mito. Jojo non piacerà a tutti, è inevitabile. Si tratta di un battle shonen molto atipico e con uno stile tutto suo. Anche qui è molto difficile parlare della storia senza fare spoiler. Ci sono delle cose che sarebbe meglio scoprire leggendolo o guardandolo. Possiamo dire che Le bizzarre avventure di Jojo sia la saga della famiglia Joestar, una famiglia di persone che nel corso del tempo continuano a combattere contro il male. La storia è strutturata in parti, ognuna delle quali è ambientata in un luogo e in un periodo storico diverso, e ognuna di esse ha un diverso protagonista della stirpe dei Joestar. Al momento ci sono 8 parti concluse e sta da poco iniziando ad uscire la parte 9. Questa struttura a parti porta la storia ad avere una chiara conclusione senza bisogno di allungare troppo il brodo. Inoltre, se una parte non dovesse colpirvi particolarmente, non è detto che sia così per tutte le altre, ma non bisogna assolutamente saltare le parti. O meglio, si può fare, però ci si perderebbe tanti aspetti della struttura e dell'evoluzione della storia. Secondo me, uno degli aspetti più interessanti di questa serie è la continua evoluzione. Stiamo parlando di un manga che viene pubblicato fin dal 1987 e che ha attraversato tutti i periodi dell'evoluzione del battle shonen. Questo aspetto si può vedere molto nell'evoluzione del design dei personaggi, che passano dal super muscoloso tipico di manga come Kenshiro a design sempre più magri e sinuosi come lo sono i protagonisti degli anime moderni. In più, in ogni parte il genere battle shonen viene applicato ad altri generi, dall'horror gotico della parte 1 al romanzo d'avventura della parte 3 fino ad arrivare addirittura allo slice of life nella parte 4. Un aspetto molto atipico di questo manga è che l'autore, Hirohiko Araki, ha due grandi passioni, la musica e la moda. Infatti la serie ha numerosissime citazioni alla musica, in particolare alle icone della musica rock. Per quanto riguarda la moda invece, si trasmette attraverso le pose, le famosissime pose per cui la serie è diventata famosa. Le citazioni alla moda invece sono trasmesse sia dai costumi molto particolari dei personaggi, sia dalle pose che i personaggi sfoggiano sia in combattimento che nella loro vita di tutti i giorni. Manga o anime? In questo caso mi sentirei di consigliare di più l'anime. Generalmente gestisce meglio i tempi del manga e ha una direzione artistica che segue molto la follia dell'autore. Al momento è conclusa da poco la parte 6 che è uscita su Netflix e non si sa ancora quando usciranno le prossime parti. Quindi se volete iniziare dall'anime e poi non vediate l'ora di andare avanti, potete poi recuperare dall'inizio della parte 7. Per quanto riguarda il manga potete trovare tutte le parti concluse fino alla 8. Per il momento la 9 sta uscendo soltanto in rivista e quindi non ci sono ancora dei volumi. I volumi tra l'altro si presentano in due edizioni ben distinte. Questa è l'edizione normale che segue più o meno la pubblicazione del Giappone. Mentre questi invece sono i Jojonium, sono dei volumi più approfonditi in cui ci sono anche delle piccole interviste all'autore e le pagine a colori come erano pubblicati ai tempi sul giornale. Questi ultimi mi sento di consigliarli soltanto ai fan più accaniti, hanno la stessa quantità di capitoli per un prezzo più alto. Inoltre i Jojonium per il momento arrivano soltanto fino alla parte 3 perché anche in Giappone non sono stati pubblicati ancora quelli delle parti successive. Invece i volumi normali arrivano fino alla parte 8 e pur non avendo le interviste e le pagine a colori sono comunque ben fatti. Essendo Jojo uno dei miei anime manga preferiti, io li ho entrambi. Per questa volta abbiamo finito. Come al solito scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Se non l'avete visto o letto, se vi siete incuriositi, se l'avete visto o letto, che cosa pensate di questa piccola perla del sollevante, e anche se vi possono interessare dei video più approfonditi sulle singole saghe, sui personaggi o sulle tematiche. In più scrivetemi se avete altri manga o anime da proporre di cui vorreste sentir parlare o che vorreste consigliare. Vedrò di portarli in rubrica più avanti. Io sono Nicky D e noi ci vediamo al prossimo episodio di Consigli Anime Manga. Ciao!